Ciao, oggi voglio mostrarti 5 strumenti che Illustrator ci mette a disposizione e che ci possono aiutare a risolvere situazioni complicate o comunque difficili da gestire e nello stesso tempo ci possono garantire di ottimizzare il lavoro e di renderlo molto più veloce. Illustrator ha tanti strumenti segreti nella sua collezione. Oggi te ne mostrerò 5 di cui non potrai fare assolutamente a meno. Il primo strumento è lo strumento punto di ancoraggio. Vediamo bene qual è la sua funzione. Innanzitutto disegniamo una linea, quindi un tracciato con lo strumento penna. Una volta disegnato il secondo clic, premiamo su invio in modo da avere questo tracciato di 2 punti. Dopodiché torniamo nel menu a tendina degli strumenti penna e selezioniamo strumento punto di ancoraggio. Che cosa ci permette di fare? Come vediamo dal cursore, appena ci spostiamo sul tracciato, questo assume una forma, come dire, di una sorta di molla di elastico. Infatti la sua funzione è proprio questa. Lì dove non c'è un punto, quindi lungo il tracciato dove non c'è un punto, ci permette di andare a modificare la forma e anche di conseguenza la direzione del nostro tracciato. Immaginate magari di avere un determinato tipo di tracciato su un'area di lavoro, sul nostro file, sulla nostra grafica personalizzata e di poter modificare la forma e l'andamento lungo l'area di lavoro in modo assolutamente semplice e veloce. Questo chiaramente può essere un trucchetto che possiamo utilizzare in 1000 modi. La stessa cosa se andiamo ad aggiungere un nuovo punto di ancoraggio con lo strumento penna più e andiamo a riprendere di nuovo il punto di ancoraggio, anche qui possiamo andare a modificare soltanto, vedete, la parte dove non ci sono punti. In questo modo andiamo a creare una sinuosità nell'andamento dell'elemento grafico. Il secondo strumento che andiamo a vedere oggi è lo strumento larghezza. Anche in questo caso andiamo a disegnare un tracciato, quindi per comodità utilizzeremo di nuovo lo strumento penna. Assicuriamoci che sia evidenziato un colore di traccia e non un riempimento, in modo da evidenziare l'effetto dello strumento. Andiamo quindi a tracciare una linea curva, come in questo caso, magari a 3 punte. Una volta dato l'invio, ci spostiamo sulla palette degli strumenti e da lì andiamo a selezionare questo, lo strumento larghezza, che si trova in questa sezione della palette strumenti nel menu a tendina dove compaiono anche gli strumenti di alterazione delle forme. Lo strumento larghezza agisce perfettamente sui tracciati. In questo modo, se noi ci spostiamo lungo un tracciato verso la punta, come vedete, se andiamo a trascinare col mouse, quello che succede è che andiamo ad allargare la punta, andando a creare una sorta di linea con una forma graduale che aumenta in modo graduale, quindi abbiamo una punta più larga e una punta più stretta. Questo può essere reso grazie al fatto che ci stiamo muovendo sui punti di ancoraggio. Lo strumento diventa funzionante quando accanto al cursore appare questa iconcina, appunto, che significa che siamo nella possibilità di allargare quella punta, quindi la parte finale, comunque lì dove c'è il punto di ancoraggio per quella forma. Quando sposto il cursore del mouse lungo il tracciato, lì dove non ci sono punti, lo strumento larghezza mi permette di aggiungere nuovi punti grazie appunto a questa icona più che appare accanto al cursore. Quindi posso essere messo nella condizione di aggiungere nuovi punti, oppure anche se non ci sono punti di ancoraggio lungo il tracciato, posso andare comunque ad allargare semplicemente trascinando il mouse verso gli esterni, i lati o sinistra o destra, appunto per allargare o restringere. E qui posso fare tranquillamente quello che voglio. Posso andare ad allargare una punta, stringerne un'altra, oppure ad allargare le 2 punte del tracciato, l'inizio e la fine, e andare invece magari a stringere solo la parte finale, come in questo caso. Chiaramente quando andiamo a selezionare lo strumento larghezza, se buttiamo un occhio sul pannellino dinamico degli strumenti, qui vedremo tutti i vari campi di caratteristiche che regolano lo strumento, tutti i vari parametri, e qui possiamo notare come appunto c'è l'opzione delle forme legata appunto al tracciato, i vari profili di larghezza che noi possiamo, come dire, utilizzare, che sono quelli precostituiti da Illustrator, oppure possiamo personalizzare manualmente, come abbiamo appena visto, utilizzando a mano libera lo strumento larghezza. Il terzo strumento è lo strumento creaforme, è uno strumento che è innovativo e rivoluzionario per quello che può fare, in quanto ci permette di sostanzialmente creare delle forme con la combinazione o la sottrazione di più forme tra loro. È uno strumento molto utilizzato nel logo design, ma in generale proprio anche nella grafica pubblicitaria e quindi nella creazione di
forme e layout personalizzati. Un modo intelligente e strategico per utilizzare lo strumento Creaforme è quello di utilizzarlo all'interno di una griglia come questa. Ora, in un altro video ho descritto due tecniche veloci ed efficaci per realizzare delle griglie professionali in Illustrator. Ti rimando al link. In questo caso noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a selezionare tutta la griglia che è già stata creata, poi selezioniamo lo strumento Creaforme che possiamo anche attivare con la combinazione di tasti maiuscolo più M da tastiera, e nel momento in cui lo andiamo a selezionare ci spostiamo sulla griglia. Come vedete, nel momento in cui io passo il mouse, ogni riquadro che io vado a toccare con il cursore, quello si riempirà a mo' di anteprima. Significa che può essere appunto soggetto alla trasformazione, può essere o aggiunto se accanto al cursore, come in questo caso appare l'iconcina più, oppure sottratto se accanto al cursore appare l'iconcina meno. Vediamo subito un esempio. Io sono nella modalità di aggiunta, quindi con il clic del mouse premuto vado ad aggiungere questi riquadri in modo da formare appunto una forma. Facciamo finta che voglio eliminare questi 3 riquadrini in eccesso che non fanno parte, non rientrano nella figura che ho appena generato unendo tra loro i vari riquadri. Che cosa succede? Lo strumento Creaforme è sempre selezionato. Ora vado a cliccare da tastiera il tasto Alt e come vedete si attiva l'iconcina meno accanto al cursore, e quindi adesso con l'iconcina meno vado a selezionare questi 3 riquadri e sono appunto nella modalità elimina. Chiaramente lì dove avanzano questi punti, semplicemente punti di ancoraggio che delimitavano le righe della griglia, io posso anche utilizzare lo strumento Lazo, che è uno strumento di selezione forme, in modo da selezionarle tutte velocemente, dopodiché premere il tasto Canc da tastiera. Il quarto strumento è lo strumento elaborazione tracciati, che coincide anche con uno dei famosi pannellini di Illustrator. Lo possiamo trovare e aprire dal menu finestra elaborazione tracciati, oppure se lo abbiamo già aperto si trova qui ed ha questa iconcina di presentazione, questi 2 quadrati che si incrociano. Ora si presentano 2 righe di funzioni, la prima metodi forma e la seconda elaborazione tracciati. In questo caso quello che interessa a noi sono queste 4 modalità di elaborazione delle forme, quindi i metodi di forma. Sostanzialmente quello che andiamo a fare sarà selezionare le figure che abbiamo nella nostra area di lavoro, in questo caso un rettangolo e un poligono. Dopodiché, aprendo il pannello elaborazione tracciati, abbiamo queste 4 modalità. La prima ci permette di unire tra loro le figure selezionate, quindi le forme selezionate. Facciamo un clic ed ecco il risultato. La seconda invece ci permette di creare una forma che è il risultato sostanzialmente della figura di sotto meno la figura di sopra, quindi ciò che avanza sarà questo. La terza modalità di elaborazione delle forme tra di loro, quelle unite comunque che hanno uno spazio in comune, è il metodo interseca, che ci permette appunto di intersecare, quindi di rendere visibile come forma, di ottenere la forma soltanto quella che è frutto dell'intersezione tra le due. Facciamo un clic ed ecco qua. Infine, la quarta modalità è il metodo escludi, che ci permette invece, come dice anche la didascalia stessa, di creare una forma che fondamentalmente è composta escludendo le sovrapposizioni tra le forme. Facciamo un clic ed ecco qua. Quello che lui ha tolto è sostanzialmente l'unica parte che avevano in comune le due forme. Bene, se sei arrivato fin qui, allora ti meriti proprio un trucchetto non molto conosciuto, ma che può aiutarti davvero in situazioni complicate, come per esempio quella di trovarsi all'interno della propria area di lavoro tantissimi oggetti, in questo caso uguali, ma possono essere anche diversi tra di loro, che dovrebbero essere tutti modificati. Ora, diciamo che tendenzialmente andiamo a modificarli o tendiamo a modificarli manualmente uno per uno. C'è però una tecnica che ci permette di sintetizzare il lavoro, risparmiando tantissimo tempo, andando quindi ad automatizzare questa che sarebbe un lavoro invece molto più lungo. Selezioniamo tutti quanti gli strumenti, poi andiamo sul menu Oggetto, poi Trasforma e poi Trasforma ognuno. Questo pannellino che si apre ci permette di parametrare tutte le varie caratteristiche di ridimensionamento, spostamento all'interno dello spazio di lavoro, di rotazione dei singoli elementi, attraverso anche l'aggiunta di una serie di opzioni, come per esempio la trasformazione degli oggetti o il pattern, se stiamo lavorando su un pattern, oppure addirittura la possibilità di rifletterli sul loro asse orizzontale o sul loro asse verticale, oppure la possibilità di predisporre una disposizione casuale all'interno dell'area di lavoro. Una volta selezionati tutti,
tutti e attivato il modulo di anteprima. Chiaramente assicuriamoci che il punto focale sia sempre indirizzato al centro, in modo che ogni trasformazione, ogni movimento che faremo avrà sempre come punto di riferimento il centro dell'area di lavoro. A quel punto noi possiamo scegliere appunto diverse modalità di trasformazione che riguarderanno tutti insieme gli oggetti selezionati. Infatti, se io vado ad allungare la riga del ridimensionamento orizzontale, come vedrete tutti gli oggetti selezionati nello stesso momento, come se facessimo un solo clic, si vanno a ridimensionare in modo orizzontale, oppure idem per quanto riguarda il ridimensionamento verticale. Come dicevamo, c'è la possibilità di effettuare uno spostamento nell'area di lavoro, quindi nello spazio. Anche qui possiamo spostarle sull'asse orizzontale oppure appunto sull'asse verticale. Ovviamente possiamo anche ruotare le figure, rifletterle sul loro asse orizzontale o sul loro asse verticale. Infine, da non sottovalutare, possiamo anche lasciare il gruppo di elementi iniziale intatto e andare a copiare quello però con applicate le modifiche che abbiamo adottato, cliccando su copia. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale per non perderti nessun altro video di Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora che deve ancora arrivare. Ciao, grazie e al prossimo video!